Salve e benvenuti sul canale. Oggi andiamo a vedere per le principianti come imparare a fare i punti base per realizzare l'amigurumi. Vi spiegherò in modo molto semplice proprio i punti più importanti per iniziare questa avventura. Davvero si possono creare tantissime cose, come avete visto. Ho realizzato un po' di tutto e l'amigurumi è importante per l'uncinetto perché dà molte più possibilità di creare di tutto, veramente di tutto. Se imparate a fare questo tipo di lavorazione, sarete in grado poi di effettuare qualsiasi cosa. Partiamo con un po' di pazienza all'inizio, ci sarà un po' di difficoltà solo per imparare magari a fare la catenella e i punti bassi, le diminuzioni e gli aumenti. Una volta che si è capito bene questa lavorazione, il resto risulterà facilissimo. Vi consiglio di fermare il video in modo da poter seguire passo passo, volta per volta, i vari step, e dopo aver imparato il primo step passate al secondo. Riprovate più volte fino a quando siete sicuri di aver imparato bene quello step. In questo modo vi sarà più facile proseguire poi con i prossimi. Andiamo a vedere come si fa. Per realizzare questa tecnica dobbiamo imparare prima i punti base. Per i punti base intendiamo quei punti fondamentali per realizzare l'amigurumi. Dobbiamo saper fare la catenella. Per la catenella utilizziamo un filato che sia un po' più spesso in modo da poter imparare più facilmente. Poi dipende sempre dalla persona come è più portata ad utilizzare l'uncinetto. Quindi provate un po' con i fili, vedete un po' come vi trovate. Questo è il mio consiglio. Ognuno di noi ha una mano diversa e quindi conviene trovare la giusta soluzione di per sé. Quindi è inutile che vi dico il numero dell'uncinetto o il filato, che può essere di uno spessore grande in modo da poter imparare più facilmente, ma poi vedete sempre voi quello che più vi fa comodo. Andiamo a sistemare il filo in questo modo. Vi insegno la cosa più semplice da fare perché secondo me è la parte per iniziare deve essere più facile possibile. Andiamo a posizionare il nostro filo in questo modo sull'uncinetto. Lo agganciamo in questo modo e dobbiamo andare ad incrociare questa parte qui in modo da poter formare il cappio. Quindi prendiamo il nostro filo, possiamo anche posizionarlo sul dito in questo modo, andiamo a fermarlo con il medio, entriamo con l'uncinetto, prendiamo il nostro cappietto e dobbiamo rotearlo in modo da far venire questa specie di E. Quindi riposizioniamo in questo modo, vi faccio vedere più volte in modo che sia più chiaro. Entrate con l'uncinetto nel cappietto qui, fate questo movimento, quindi andate verso il basso e risalite verso l'alto. Dovete fare in questo modo: entrate così, andate verso il basso e risalite verso l'alto e avete fatto il vostro cappietto. Dobbiamo ora andare a prendere il filo che abbiamo sull'indice. Prendiamo il nostro filo e lo dobbiamo far passare, quindi fermate con il pollice il filo davanti qui e facciamo passare al cappietto il nostro filo e abbiamo realizzato la prima maglia a catenella. Questa è la catenella. Dobbiamo prendere sempre il filo, passarlo nell'occhiello e facciamo la seconda catenella. Prendiamo il filo, tiriamo fuori dal foro e facciamo la terza catenella. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, a seconda di quanto ve ne serve lunga la vostra catenella. Vi consiglio ad ogni passaggio e ad ogni cosa che vi mostro di fermare il video, di mettere lo stop e
riprovare più volte fino a quando siete sicure di essere riuscite ad imparare questo passaggio. Andiamo allo step 2 e andiamo a fare i punti bassi. Quindi questa è la catenella che abbiamo fatto. Riprovate tante volte fino a quando avete imparato a farla bene. Non deve uscire né troppo larga né troppo stretta, una via di mezzo. Cercate di farli tutti uguali i cappietti. Quando siete in grado e siete riuscite ad imparare a fare bene la catenella, possiamo passare allo step 2. Per lo step 2 dobbiamo realizzare la catenella e poi vengono fatte le maglie basse. È indispensabile fare le maglie basse avendo dovuto fare prima la catenella, quindi dobbiamo fare la catenella e poi fare le maglie basse, oppure le maglie basse possono essere anche fatte sulle maglie alte oppure su l'anello magico, e poi vedremo più avanti. Quindi per fare le maglie basse nella catenella dobbiamo fare in questo modo. Creata la nostra catenella alla lunghezza che desideriamo, dobbiamo andare a girare. Per girare andiamo a fare un'altra catenella in modo da avere lo spazio per entrare nella prima maglia qui. Quindi questa qui è la catenella che abbiamo realizzato, dobbiamo entrare in questo foro qui che troviamo qui davanti e andiamo a prendere il filo come abbiamo fatto prima, lo facciamo passare in questo buchino e poi dobbiamo andare a riprendere il filo e far passare queste due maglie che abbiamo sull'uncinetto, e abbiamo creato così la maglia bassa. Questa è la prima maglia bassa e andiamo a fare la seconda. Per la seconda entriamo direttamente nella maglia, prendiamo il nostro filo, lo tiriamo fuori, abbiamo due maglie sull'uncinetto e andiamo a prendere di nuovo il filo e lo andiamo a passare nelle due maglie e abbiamo fatto la seconda maglia. Proseguiamo così per tutte le maglie, quindi entriamo sempre nel foro qui e andiamo a fare la terza maglia. Fatto la terza maglia, proseguiamo così per tutte le maglie che abbiamo sulla catenella, in base poi naturalmente allo schema che stiamo seguendo. E queste sono le maglie basse, quindi le maglie basse vanno fatte nella catenella oppure nelle maglie sottostanti. Quindi la maglia bassa è fatta da una maglia, entriamo dentro, prendiamo il filo e andiamo a passare poi nelle due maglie. Andiamo allo step 3. Lo step 3 è l'anello magico. L'anello magico che cos'è? Non è altro che un cerchio fatto di filo, quindi dobbiamo fare in questo modo. Passiamo, ve lo spiego in modo semplicissimo, passiamo il filo intorno alle due dita e formiamo il nostro cerchio, così. Formato questo cerchio, entriamo col nostro uncinetto nel nostro cerchio qui, senza stringere, teniamo questa larghezza, tiriamo fuori il filo come se dovessimo fare la catenella. Andiamo a fermare appunto con una catenella il nostro filo, quindi saliamo un po' su col pollice, teniamo ferma la maglia in modo che non si stringa l'anellino e andiamo a fare la nostra catenella. E abbiamo così cominciato il giro per realizzare l'anello magico. L'anello magico è formato solitamente nell'inizio da 6 maglie, quindi questa non la conto perché è una catenella, vado a contare le mie 6 maglie, entro qui nel cerchietto, vado a prendere il filo, lo tiro fuori e vado a fare la prima maglia bassa, vado a fare la seconda maglia bassa, vado a fare la terza, la quarta, la quinta e la sesta maglia. Ho terminato le mie 6 maglie nell'anello magico e si chiama magico perché lo possiamo andare a stringere. Tiriamo questo filo qui che avevamo lasciato in sospeso all'inizio, lo dobbiamo tirare bene 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 fino a stringerlo in questo modo.
quindi questo filo più corto, non questo che è legato al gomitolo, ma il secondo filo, quello più corto. Abbiamo stretto e dobbiamo andare a bloccare. Entriamo nella prima maglia qui che avevamo realizzato all'inizio del giro e andiamo a fare una maglia bassissima. Per la maglia bassissima si intende prendere direttamente il filo dal filo del gomitolo e tirarlo direttamente senza fare le due asoline come facciamo per la maglia bassa, ma dobbiamo andare a tirare direttamente nelle due asoline tutto. Fatto questo, abbiamo fatto lo step 3 che è l'anello magico. Solitamente l'anello magico iniziale è formato da 6 maglie, poi in base allo schema può essere di 4, di 3, di 2, in base a ciò che stiamo realizzando. Solitamente la parte iniziale è formata da 6 punti bassi. Andiamo allo step per cominciare proprio il vero e proprio amirigrumi. Fatto il nostro anello di 6 maglie, solitamente nel giro successivo, parlando di un amirigrumi semplice, si va a fare il doppio delle maglie, si va a fare un aumento in ogni maglia sottostante. Ne abbiamo 6 che abbiamo realizzato 6 maglie basse nell'anello e dobbiamo andare a fare 12 maglie perché andremo in ogni maglia di sotto qui e dobbiamo andare a farne 2 nello stesso forellino. Quindi facciamo la prima, rientriamo di nuovo nello stesso foro e andiamo a fare la seconda. Entriamo nel forellino della maglia sottostante precedente e andiamo a fare altre 2 maglie e così diventeranno 12 maglie perché abbiamo fatto i nostri aumenti. Quindi come secondo giro di amirigrumi solitamente viene fatto in questo modo, viene fatto il doppio delle maglie precedenti, del giro precedente. Questi sono i semplici passaggi che si ripetono in ogni amirigrumi. Questo schema è ripetitivo perché si parte sempre da 6 maglie, poi 12, poi 18, poi 24, si va a 6 a 6, per ogni giro si aumentano sempre 6 maglie. L'aumento però varia a seconda del giro che si sta facendo. Nel primo giro abbiamo detto che andiamo a fare il doppio di ogni maglia. Nel terzo giro dobbiamo fare una maglia e un aumento, quindi che significa che dobbiamo andare nella maglia qui per portare il nostro segno. Possiamo fare in questo modo: entriamo, quindi non blocchiamo più il filo, dobbiamo semplicemente lavorare a spirale, che significa senza fare nessuna interruzione. Dobbiamo andare a fare la nostra prima maglia bassa, mettiamo il nostro marcapunti nella maglia che abbiamo realizzato e dobbiamo fare poi nella seconda maglia, ne dobbiamo fare 2 e diventeranno 3 maglie lavorate perché nella prima abbiamo fatto 1, nella seconda abbiamo fatto 2. Poi andremo ad alternare nuovamente una maglia nella successiva e 2 maglie nell'altra seguente. E ripetiamo questa alternanza di una maglia e 2 maglie nel successivo per tutto il giro. In tutto, naturalmente, con i nostri aumenti che abbiamo fatto ci ritroviamo con 18 maglie. Quindi questo step è formato da una maglia e un aumento e quindi 18 maglie. Primo step 6 maglie con l'anello magico, secondo step 12 maglie, un aumento in ogni maglia, terzo step una maglia e un aumento per tutto il giro, 18 maglie. Per il quarto giro andiamo a togliere il nostro marcapunti e ricominciamo il giro. Per questo giro dobbiamo fare in questo modo:
dobbiamo fare ogni 2 maglie normali, dobbiamo fare il nostro aumento. Quindi se il primo giro abbiamo fatto solo 6 maglie, il secondo giro abbiamo fatto 12 maglie, il terzo giro 18 maglie, il quarto giro saranno 24 maglie, perché andremo a fare in questo modo. Andiamo a lavorare una maglia, mettiamo il nostro marcapunti, andiamo a lavorare la seconda maglia nella maglia successiva, le altre due le andremo a fare insieme nella terza maglia, nello stesso forellino. Quindi per questo giro dobbiamo fare 1 e 2 maglie semplici e 2 maglie nella stessa maglia. Ecco perché diciamo ogni 2 maglie facciamo un aumento. Facciamo le nostre 2 maglie e facciamo il nostro aumento, quindi l'aumento nella stessa maglia. 2 maglie e un aumento. 2 maglie e un aumento, e proseguite così per tutto il giro. In tutto vi ritroverete con 24 maglie. Finito il quarto giro andiamo a fare il quinto giro, quindi senza fermare mai andiamo nella prossima maglia e dobbiamo fare in questo modo. Dobbiamo fare ogni 3 maglie il nostro aumento. Ogni 3 maglie andiamo a fare l'aumento. Abbiamo fatto la prima maglia, andiamo a fare la seconda normale, la terza normale e la quarta ne andiamo a farne 2 dentro. E ripetiamo. Lavoriamo la prima maglia, la seconda, la terza e lavoriamo 2 nella stessa maglia. In tutto, in questo giro, ci ritroveremo con 30 maglie, dopo aver fatto i nostri 6 aumenti in questo modo. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5 insieme. 1, 2, 3, 4 e 5 insieme. 1, 2, 3, 4 e 5 insieme. 1, 2, 3, 4 e 5 insieme, e saranno 30 maglie lavorate. Dobbiamo proseguire questa lavorazione in base allo schema che stiamo realizzando e dobbiamo andare a proseguire i giri in base alla grandezza che dobbiamo fare il nostro pupazzo o la mirigroove in base allo schema, così come ci dice. Se dobbiamo fare ogni 3 maglie l'aumento, facciamo ogni 3 maglie l'aumento. Se dobbiamo fare ogni 4 maglie l'aumento, andiamo a fare ogni 4 maglie l'aumento. Dobbiamo seguire semplicemente lo schema delle maglie che dobbiamo andare a aumentare di volta in volta nel giro successivo. Questa è la parte base, diciamo, per cominciare ad imparare bene. Vi consiglio innanzitutto di fare per le prime volte qualcosa di molto semplice, in modo da riuscire ad imparare bene a gestire le maglie, gli aumenti e le diminuzioni nei vari giri. Fermiamoci a questo giro qui in modo da realizzare magari qualcosina, così possiamo terminare
il nostro video facile di amirigrumi base, in modo da poter anche realizzare qualcosina di semplice. Arrivati a questo punto possiamo andare a fare una piccola pallina, giusto per capire bene come fare gli aumenti, le diminuzioni e utilizzare i vari punti per realizzare questo amirigrumi. Abbiamo fatto le nostre 30 maglie e magari lo schema ci dice ora di fare per altri 4 giri le nostre 30 maglie, che significa che dobbiamo andare a lavorare per altri 4 giri le stesse maglie che abbiamo realizzato fino ad ora, 30 maglie. Entriamo nella nostra prima maglia senza fermare mai, mettiamo il nostro marcapunti, abbiamo lavorato la nostra prima maglia, la contiamo e andiamo a contare le maglie così come si presentano, in modo da realizzare il giro fatto di 30 maglie. Entriamo semplicemente in ogni maglia senza fare aumenti o diminuzioni e andiamo a lavorare le nostre maglie. Entriamo in ogni maglia e la lavoriamo in questo modo. Prendiamo la maglia e facciamo la nostra maglia bassa, entriamo qui, prendiamo la nostra maglia e facciamo la nostra maglia bassa. Non è complicato, serve solo un po' di pratica e capire bene dove entrare, nel foro dove dobbiamo entrare, qui, e andiamo a fare la nostra maglia bassa. Entriamo in questo foro e facciamo la maglia bassa. Entriamo nel successivo, maglia bassa. Il foro non è difficile riconoscerlo, basta entrare qui, entra soprattutto se non stringete molto le maglie. Vi consiglio di tenere un po' l'uncinetto un po' più morbido, in modo da poter poi riuscire a trovare facilmente la maglia sottostante. Proseguite così per tutto il giro. E abbiamo fatto il primo dei 4 giri di 30 maglie. E andiamo a fare allo stesso modo gli altri 3 giri. Mettiamo il nostro marcapunti e ripetiamo l'operazione di fare tutto il giro in questo modo. Questa potrebbe essere anche una testa di un personaggio realizzata in questo modo. Proseguite così per tutto il giro. Arrivati a questo punto, lo schema magari ci dice di fare le diminuzioni in base al giro che avevamo fatto in precedenza, quindi stavamo a 30 maglie, avevamo fatto il giro di 30 maglie e dobbiamo fare le diminuzioni in modo da poter creare la nostra pallina. Dobbiamo fare in questo modo. Lo schema dice ogni 3 maglie dobbiamo fare la diminuzione e quindi andiamo ad eseguire. Andiamo a fare la nostra prima maglia, 1, mettiamo sempre il nostro marcapunti in modo da segnare l'inizio, perché non abbiamo un termine e dobbiamo segnarlo noi. Andiamo a fare 1, 2 e 3 maglie lavorate normalmente e andiamo a fare la nostra diminuzione. Cosa si intende per diminuzione? Si intende andare a diminuire le maglie che sono sotto. Ne dobbiamo andare a togliere una. Per toglierla possiamo fare in questo modo: o la saltiamo direttamente, quindi non entriamo qui, entriamo direttamente qui e abbiamo fatto la nostra diminuzione, oppure, io preferisco quest'altro metodo, andiamo a prendere queste maglie qui in rilievo, 1 e 2, quella successiva, presa in questo modo, e vado a fare la mia diminuzione. Faccio passare il filo prima qui e poi vado a fare la mia maglia. Andiamo a fare la stessa cosa
per tutto il giro. Andiamo a fare ogni 3 maglie, come dice lo schema, 1, 2 e 3, e andiamo a fare la nostra diminuzione. Quindi, come ho detto prima, possiamo saltare direttamente nella successiva qui, non entriamo qui ma entriamo direttamente qui, facciamo la nostra diminuzione in questo modo, andiamo a prendere il filo e facciamo la diminuzione. Ma io preferisco quest'altro metodo e vado a fare in questo modo. Non è difficile, andate dalla parte di sotto, prendete solo la maglia che è in rilievo qui davanti, non entrate direttamente prendendo tutte e due come facciamo solitamente, ma dobbiamo prendere solo questa. Entriamo nella successiva, facciamo la stessa cosa e facciamo la nostra diminuzione. Comunque, se per voi è più facile fare saltando solo la maglia, fatelo in questo modo, e la stessa cosa. Quindi 1, 2, 3 e vado a fare la mia diminuzione. 1, 2, 3 e diminuzione, fino ad arrivare all'inizio del giro. 1, 2, 3 e diminuzione. 1, 2, 3 e andiamo a fare l'ultima diminuzione. E abbiamo concluso il giro. Adesso saranno 24 maglie perché abbiamo fatto le nostre 6 diminuzioni distribuite in questo modo. Andiamo a proseguire con lo schema che ci dice di fare ogni 2 maglie una diminuzione, quindi saranno poi 18 maglie. Andiamo a togliere il nostro marcapunti e facciamo ciò che ci dice lo schema. Ci ha detto ogni 2 maglie, quindi vado a fare la mia prima maglia, 1, metto il marcapunti, vado a fare la seconda maglia, sono 2, e la terza vado a fare la diminuzione. Prendo sempre il filo in questo modo. Se tiriamo di più vediamo anche meglio, tiriamo più in alto il nostro uncinetto e andiamo a fare la terza maglia. 1, 2 e diminuzione. 1 e 2 e diminuzione. 1, 2 e diminuzione. 1, 2 e diminuzione. 1, 2 e diminuzione. Fatto questo lavoro, ci ritroviamo con 18 maglie. Andiamo a tirare un po' il filo in modo da poter inserire l'ovatta sintetica all'interno. Per gli amigurumi serve l'ovatta sintetica, quindi serve questo tipo di ovatta. Lo andate ad inserire, non usate l'ovatta normale perché sennò risulta molto rigida e non va bene per i vostri pupazzi, quindi conviene utilizzare questo materiale fatto apposta per riempire i peluche e questi vari pupazzetti. Inseriamo bene. Nell'inserire, appoggiate in questo modo, e dovete andare a riempire bene ogni spazio. È importante anche dare bene la forma con le mani quando andate a riempire, quindi è fondamentale negli amigurumi dare sempre un po' la forma con le mani in base a ciò che state realizzando. Se state facendo una pallina, datele un po' la forma della pallina già nel riempire. Proseguiamo ora con lo schema, quindi tiriamo nuovamente il filo, facciamo arrivare l'uncinetto alla base
e lo schema ci dice di fare una maglia e una diminuzione per tutto il giro. Quindi facciamo la nostra maglia, mettiamo il nostro marcapunti sempre e andiamo a fare la nostra diminuzione nella maglia successiva. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro, così come abbiamo fatto quelle precedenti, facciamo anche queste e seguiamo lo schema. Arriviamo alla fine e saranno 12 maglie. Vedete come si stringe man mano la parte superiore e la pallina si sta venendo a formare. Quindi proseguiamo fino all'inizio la nostra maglia e la diminuzione per tutto il giro. La maglia e la diminuzione. La maglia e la diminuzione. Come vedete, le diminuzioni vanno al contrario degli aumenti, si va man mano a diminuire. Vi può sembrare difficile all'inizio, un po' di pratica, come ho detto, fermate il video e ricominciate fino a quando siete sicuri che le cose vanno bene, scivolano sul verso giusto. Riprovate, riprovate, perché ci vuole un po' di pazienza, alla fine riuscirete a farcela. Togliamo il nostro marcapunti e lo schema ci dice di fare 6 diminuzioni. Possiamo procedere a fare 6 diminuzioni una dopo l'altra, quindi fate in questo modo e proseguite con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Quando si tratta di chiudere tutto, andate così in ogni maglia e fate la vostra diminuzione senza fare maglie basse, niente, solo diminuzioni. In questo modo verrà a chiudersi il vostro lavoro. Proseguite in ogni maglia fino a quando sarà chiusa. Ecco perché nello schema dico proseguite con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Entrate in questo modo, quando è tutto chiuso così, entrate nell'ultima maglia, andate a fare la vostra maglia bassissima per chiudere tutto e la pallina si è chiusa. Fatto questo, potete staccare il filo. Quando avete staccato il filo, prendete il filo in questo modo e lo fate passare fino a chiudere la parte. Stringete in questo modo, tirate bene e questa è la pallina. Quando dico di nascondere il filo all'interno, potete utilizzare o un ago, quindi prendete il vostro filo, un ago per la lana, lo passate all'interno e andate poi a fermare giusto al centro e tirate giù il filo. In questo modo avrete nascosto il filo all'interno, oppure potete utilizzare direttamente l'uncinetto, uscite fuori in questo modo, prendete il filo e lo tirate giù come vi trovate più comodi. Andate a dare bene la forma, magari sistemate bene la parte di sopra, vi aiutate con l'uncinetto e date bene la forma alla vostra pallina. Tagliate il filo che avete tirato fuori e lo andate a fermare dentro e questa è la vostra pallina terminata. Potete personalizzare la vostra pallina ricamandola semplicemente la vostra iniziale, la andate a ricamare in questo modo. Io andrò a fare una bella A, passate il filo così e realizzate la vostra letterina e sarà una pallina personalizzata. Potete mettere
un portachiavi, l'anellino portachiavi, in modo da formare un bellissimo portachiavi a pallina personalizzata. E fermate poi il filo, potete ripassare in questo modo e bloccare il filo così su tutta la lettera. Quindi ripassate su tutto il filo in modo da bloccare bene, e abbiamo realizzato così anche la nostra lettera pallina. In questo modo potete imparare semplicemente a realizzare il vostro amigurumi. Da questo potete realizzare poi le varie cose con calma e con un po' di pazienza. Imparate bene prima questi punti base che sono fondamentali e poi successivamente andremo avanti con altri tutorial per arrivare poi ad imparare a fare cose un po' più complicate, più complesse. I punti base sono questi, rifateli, fermate il video, rifate di nuovo fino a quando siete sicure di aver imparato bene queste basi. Ci tengo a dirvi anche questa cosa che per me è fondamentale, preferisco non dire ciò che utilizzo nel video, il materiale, preferisco scriverlo sotto perché lo trovo noioso il fatto di dover subire tutto il materiale per poi vedere cosa devo realizzare e se riesco a realizzarlo. Quindi per quanto riguarda il materiale che utilizzo lo troverete scritto sotto nelle informazioni del video. Poi è facoltativo utilizzare il filato, la lana o il cotone, uno deve utilizzare ciò con cui si trova meglio. Se per dire mi trovo meglio a utilizzare la lana, io utilizzo la lana. Se preferisco utilizzare il cotone, trovo meglio lavorare il cotone, io lavoro il cotone. Dipende sempre dalla persona, da come lavora e da cosa gli piace realizzare e cosa deve realizzare. Insomma, sono tutte cose che vengono poi in base alla persona che sta utilizzando il materiale, così come il numero di uncinetto è facoltativo, dipende da come lavorate e da ciò che volete creare, dalle dimensioni che volete utilizzare, quindi tutto questo è diciamo personale e quindi è inutile che vi faccio l'elenco di ciò che utilizzo io perché lo trovo non una cosa fondamentale, poiché ognuno di noi utilizza e si trova bene con ciò che più gradisce. Comunque quello che utilizzo io poi lo scrivo sotto nelle informazioni, per chi vuole sapere cosa ho utilizzato lo può trovare sotto nelle informazioni del video. Ed eccola qui, questa è la nostra pallina terminata. Spero che il tutorial sia utile a quelle persone che vogliono imparare a fare questa arte. Ci vuole solo un po' di pazienza, alla fine ci si riesce. Se avete bisogno di altre informazioni, di altri suggerimenti, scrivetemi pure. Cercherò di aiutarvi in tutti i modi. Spero che riusciate anche voi ad imparare questa arte che è veramente bella. Si possono creare veramente tantissime cose molto simpatiche, divertenti e sarà utile anche per altri lavori. Vi abbraccio, vi mando un grande bacio, condividete il video, fatelo conoscere ai vostri amici, taggatemi se fate questa pallina, fatemi vedere la vostra e vi aspetto al prossimo. Ciao, un bacio!